Buongiorno, sono Alessio Giacopini, un agrotecnico, mi occupo di frutticoltura nel nord-est d'Italia, circa mi occupo di 1000-1500 ettari. Oggi siamo in un frutteto, in modo particolare in mezzo a un peschetto, e vedremo la differenza tra un troncarami manuale e un troncarami elettrico per la potatura appunto di questo peschetto. Prenderemo a confronto 5 piante da una parte e 5 piante dall'altra che hanno più o meno la stessa dimensione e faremo un paragone per vedere appunto tempo e sforzo che serve per fare un tipo di potatura con il troncarami manuale e un tipo di potatura con il troncarami elettrico. Alla fine del video faremo un confronto in termini di tempo e sforzo tra i due metodi e adesso andiamo a vedere gli attrezzi. Iniziamo dalle attrezzature manuali. Abbiamo qua il troncarami che utilizzeremo per il 90% della nostra potatura sulle piante di pesco, per raggiungere le parti più alte e per i tagli più grossi. A seguire utilizzeremo una forbice a doppio taglio in maniera da fare dei tagli precisi sui rami più piccoli. Poi per i tagli ovviamente di correzione molto grossi abbiamo anche a disposizione un seghetto. Il nostro paragone verrà fatto con un troncarami elettrico, altezza 1 metro e con un'autonomia della batteria di 3 ore. Adesso andiamo a cominciare la potatura con i nostri attrezzi manuali. Queste sono le piante sulle quali eseguiremo la potatura manuale. Queste piante verranno potate in maniera seria e professionale, che siano produttive e giustamente per fare un giusto paragone con quella che poi sarà la potatura fatta con il troncarami elettrico. Oggi è una giornata particolarmente fredda e per riscaldarci abbiamo a disposizione un giubbino che ha la possibilità di riscaldare il nostro busto. Iniziamo la potatura con gli attrezzi manuali e diamo via il tempo. Il troncarami è un attrezzo eccezionale per la potatura invernale, ci permette di fare dei tagli piccoli, dei tagli grossi, entrare nella pianta anche a diverse altezze, è agevole per fare le punte, possiamo fare i tagli più lontani, più impegnativi. Andiamo a togliere anche i rami che ci danno fastidio, andiamo a rinnovare la pianta. Si arriva agevolmente ad altezze anche importanti perché pensate siamo oltre i 2 metri di altezza. Andiamo a togliere i rami che non ci servono, è per un lavoro di sgrossatura, dopodiché la rifinitura dovremo andare a farla con una forbice più piccolina. Un po' il limite del troncarami è il fatto che in certe situazioni non riesci a aprire troppo i manici e a raggiungere quelle situazioni bisogna continuamente cambiare posizione. Questo implica un maggiore affaticamento e sicuramente una perdita di tempo che comunque è necessaria per la potatura delle piante a vaso. Per i lavori di rifinitura, per entrare laddove non si passa col troncarami, utilizziamo una forbice a doppio taglio con la quale andremo a fare i tagli più precisi e sicuramente rifinire la pianta laddove, ripeto, si fa fatica a arrivare con altri strumenti più ingombranti. Possiamo togliere del secco, fare dei tagli più precisi, andare a selezionare le nuove punte, fare le cimature su tutti quei tagli che sono piccoli se vogliamo. Forbice a doppio taglio ci permette di fare due tipologie di taglio, un taglio a raso oppure utilizzate nell'altro verso ci permette di rispettare le gemme alla base dei rami, come vedete lasciando un pezzettino di legno perché appunto che è lo spessore della forbice. In questo modo si preservano le gemme dormienti che ci sono qua o le gemme di corona che possono far sì che spuntino nuovi rami di anno per rinnovare la pianta. In alcuni casi possiamo usare il seghetto per fare quei tagli grossi che rovinerebbero probabilmente le lame dei nostri troncarami eccetera, oppure sono troppo grossi da fare, quelli che superano i 4 cm circa. Stop, ecco, adesso abbiamo ultimato la potatura con le attrezzature manuali, ora ci sposteremo a fare la prova con il troncarami elettrico. Ora siamo sulle 5 piante di pesco uguali alle precedenti, delle stesse dimensioni, sulle quali faremo il confronto. Useremo per il confronto solamente il nostro troncarami a batterie Magma e adesso daremo via alla potatura, via il tempo. Stiamo provando questo troncarami a batterie
ha diversi vantaggi, tra cui il fatto di riuscire a entrare bene all'interno delle piante, un taglio netto, veloce, preciso sia sui tagli grossi sia sui tagli piccoli, possiamo muoverci agilmente, riusciamo in poche mosse sistemare una pianta. Questa attrezzatura molto veloce del taglio preciso ha forse l'unico svantaggio, la durata della batteria di 3 ore, che potrebbe essere insufficiente per una mattinata di lavoro. Dotandosi di qualche batteria sostitutiva di un caricabatterie, però possiamo tranquillamente affrontare tutta la giornata di lavoro. Il taglio è veloce, ripeto, bello anche la possibilità di entrare, viste le ridotte dimensioni all'interno della pianta, con dei tagli precisi, netti. La lunghezza del manico permette di raggiungere anche le parti più lontane della pianta facendo un buon lavoro di pulizia. Possiamo arrivare fino a quasi 2,5 metri, 3 metri di altezza. Stop! Siamo giunti al termine, alla conclusione di questo confronto tra questo troncarami a batterie e gli strumenti tradizionali. Sicuramente del troncarami a batterie possiamo apprezzarne la velocità di impiego, la precisione e la perfezione del taglio, la possibilità di arrivare nelle parti alte agevolmente della pianta, soprattutto sfruttando quello che è la lunghezza del manico. In questo modo non andremo a lavorare con il braccio sopra l'altezza della spalla e ci permette appunto di preservare anche il nostro fisico. Questo strumento riduce notevolmente l'affaticamento dal lavoro, specialmente per le spalle, e sicuramente sarà quello che impiegherò nella mia azienda, che è abbastanza grande. Seguo diversi ettari di frutteto e di conseguenza non solo lo userò io, ma lo darò da usare anche ai miei collaboratori per la potatura nel prossimo inverno. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.